50.000 volte al secondo. Questo è il numero che devi tenere a mente. In questo esatto istante, mentre mi ascolti, dentro una macchina grande come un autobus, una microscopica goccia di metallo fuso viene disintegrata da un laser. Il risultato? Un plasma 40 volte più caldo della superficie del Sole. E tutto questo avviene nel vuoto più assoluto. Perché? Per permetterti di guardare questo video, per far funzionare il tuo telefono, per calcolare le rotte degli aerei e far battere i cuori artificiali. Ma come fa una tempesta di fuoco a creare la logica più fredda e precisa dell'universo? Benvenuto dentro i confini dell'impossibile. Quello che stai guardando è il cuore pulsante della litografia EUV, una tecnologia dominata da una sola azienda al mondo, ASML. Ma partiamo dal problema. Immagina di dover dipingere il ritratto perfetto di una formica, ma l'unico strumento che hai a disposizione è una scopa gigante da strada. È impossibile. Non importa quanto tu sia bravo, la scopa è semplicemente troppo grande per i dettagli che devi tracciare. Ecco, questo è esattamente il problema che abbiamo avuto con i microchip. Il pennello che usiamo per disegnare i circuiti sul silicio è la luce, ma la luce normale è troppo grassa. Fermati un attimo, guarda il tuo dito. Un tuo capello è spesso circa 100.000 nanometri. I circuiti che dobbiamo stampare oggi appartengono ai cosiddetti nodi a 2 o 3 nanometri, ma le loro dimensioni fisiche reali sono molto più grandi. Significa che in un singolo capello potresti affiancare decine di migliaia di questi interruttori. L'onda della luce visibile è lunga centinaia di nanometri. Usarla per stampare un chip moderno sarebbe come cercare di scolpire un granello di sabbia usando un martello pneumatico. Si piega, si distorce, si spezza. L'immagine risulta sfocata. Abbiamo bisogno di un pennello molto, molto più fine. Abbiamo bisogno di una luce che in natura non esiste sulla Terra. L'ultravioletto estremo. Ma come lo creiamo? Ed è qui che le cose smettono di avere senso. La fisica classica alza le mani. Tra poco capirai perché questa macchina viene considerata l'oggetto più complesso mai costruito dal genere umano, persino più della Stazione Spaziale Internazionale. Perché per creare questa luce sottilissima dobbiamo scatenare l'inferno. Dobbiamo portare un pezzo di materia a condizioni che esistono solo nel cuore delle stelle esplose. E dobbiamo farlo non una volta, ma 50.000 volte al secondo, senza sosta, per anni. Ti rendi conto della follia? Sei dentro la camera di reazione. È un vuoto perfetto, freddo, silenzioso. Dall'alto, una minuscola goccia di stagno liquido viene fatta cadere nel vuoto. È grande appena 30 micrometri, invisibile a occhio nudo. Cade a una velocità spaventosa. Ma non è sola. Un laser di potenza inaudita la sta puntando. Immagina un cecchino bendato che deve colpire una moneta in caduta libera mentre è su delle montagne russe. Ma c'è un dettaglio ancora più folle. Un solo colpo non basta. Se colpisci la goccia con tutta l'energia subito, la distruggi senza produrre la luce che ci serve. Osserviamo a rallentatore. 1/1000 di secondo alla volta. Il laser spara un primo impulso, debole. È un pre-impulso. Colpisce la goccia di stagno. Non la vaporizza, ma la schiaccia. La goccia sferica si espande, si appiattisce diventando simile a un disco, a una fritella microscopica. Perché? Per offrire un bersaglio più grande. Una frazione di secondo dopo arriva il colpo principale. Un impulso laser devastante che centra il disco in pieno. L'energia è così alta che gli atomi di stagno vengono letteralmente strappati dai loro elettroni. Si trasforma in plasma, un'oscurità luminosa, un fuoco congelato nel vuoto. Quando gli elettroni, impazziti per il calore, cercano di tornare al loro posto attorno al nucleo di stagno, rilasciano la loro energia in eccesso. E come la rilasciano? Sotto forma di un fotone, ma non un fotone qualsiasi. Un fotone di luce ultravioletta estrema, 13,5 nanometri di pura precisione.
l'abbiamo creato. Abbiamo il nostro pennello infinitesimale. La luce si espande in tutte le direzioni, pronta a viaggiare verso il silicio per disegnare le autostrade digitali del tuo futuro. Abbiamo vinto, giusto? Abbiamo superato il limite della fisica. Ma c'è un problema enorme. Questa luce EUV appena nata ha un difetto fatale. Viene assorbita da qualsiasi cosa. L'aria la divora, il vetro la blocca. Qualsiasi lente tradizionale tu provi a usare per focalizzarla si comporterà come un muro di mattoni nero. La luce muore non appena tocca materia. È un paradosso crudele. Abbiamo creato lo strumento perfetto, ma non possiamo toccarlo, non possiamo guidarlo, non possiamo usarlo. Come fai a indirizzare una luce che si suicida al minimo contatto con l'universo solido? Se stai guardando questo video, sai che una soluzione è stata trovata. Ed è una soluzione che sfida ogni logica. Se sei ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere come l'ingegno umano riesce a piegare la natura alle sue regole. E c'è molto altro da scoprire. Ma per capire come abbiamo intrappolato la luce più sfuggente dell'universo, dobbiamo scendere ancora più in profondità. Dobbiamo guardare gli atomi uno per uno. Visto che non possiamo usare lenti di vetro, dobbiamo usare specchi, ma non specchi normali. Uno specchio del tuo bagno rifletterebbe a stento l'1% di questa luce. Il resto verrebbe assorbito sotto forma di calore, fondendo lo specchio stesso. ASML e Zeiss hanno dovuto perfezionare e adattare i riflettori di Bragg, o specchi multistrato, per la litografia EUV. Immagina un millefoglie atomico, strati alternati di molibdeno e silicio. Ogni strato ha uno spessore di pochi nanometri. Quando la luce EUV colpisce questa struttura, una piccola frazione rimbalza su ogni strato. Tutte queste piccole riflessioni si sommano in perfetta fase, creando un'onda riflessa potente. È un'armonia quantistica, ma per far funzionare questo gioco di sponde, la superficie dello specchio deve essere piana, non piatta come un tavolo, non piatta come un lago calmo, piatta a livello subatomico. Le macchine tedesche della Zeiss lucidano questi specchi asportando letteralmente singoli atomi, uno alla volta. Per darti un'idea, se questo specchio fosse grande quanto l'intera Europa, l'imperfezione più alta, la montagna più grande sulla sua superficie, sarebbe spessa come un singolo capello umano. È la superficie più liscia mai creata nell'intero universo conosciuto. Un ordine caotico piegato alla nostra volontà. Il nostro raggio viola ora inizia il suo viaggio. Viene fatto rimbalzare su una serie di questi specchi. Ogni rimbalzo assorbe comunque circa il 30% della luce. È una corsa contro la morte. Partiamo con una quantità di energia devastante e ad ogni specchio la luce si affievolisce. Brucia. Brucia nel vuoto. Brucia per creare ordine. Ma intanto, specchio dopo specchio, il raggio viene focalizzato, sagomato, preparato per il suo compito finale. Sta per incontrare il progetto della città che deve costruire. Prima di colpire il silicio, la luce passa attraverso la maschera o reticolo. È come uno stencil microscopico che contiene il disegno dei miliardi di transistor che andranno sul tuo microchip. La luce EUV rimbalza su questa maschera e porta con sé l'ombra del disegno. L'informazione pura si fonde con l'energia. Ora abbiamo un pennello che non solo è infinitamente sottile, ma ha già in sé la forma dell'universo che sta per creare. È il momento dell'impatto. È il momento in cui la materia inerte diventa intelligente. Il raggio finale, con il suo prezioso carico di ombre e luci, si schianta finalmente sul wafer di silicio. Ma il silicio da solo non reagisce. È ricoperto da un sottile strato di sostanza chimica chiamata photoresist. Immagina un prato di fiori chiusi. Dove la luce EUV colpisce, l'energia è così intensa che spezza i legami molecolari del photoresist. I fiori si aprono. I legami cambiano. Una reazione chimica silenziosa e precisissima avviene in una frazione di secondo. Abbiamo appena stampato una traccia larga pochi atomi.
Un caos millimetrico che diventa improvvisamente ordine. Successivamente, un liquido chimico lava via solo le parti di photoresist che sono state alterate dalla luce. Quello che rimane è un canyon microscopico che espone il silicio sottostante. Da lì, altri processi aggiungeranno metallo o toglieranno materiale, costruendo il transistor tridimensionale, strato dopo strato, fino a 100 volte sullo stesso chip. È come costruire una città di grattacieli alta 100 piani, dove ogni stanza, ogni porta, ogni cavo è largo meno di un virus. E se un solo strato è disallineato di un nanometro, l'intero chip è da buttare. Ti rendi conto di cosa significa? Guarda il dispositivo su cui stai riproducendo questo video. Che sia un telefono o un computer, dentro di esso c'è un pezzo di silicio grande come un'unghia. E su quell'unghia ci sono 15 miliardi di interruttori che si accendono e si spengono miliardi di volte al secondo. La tua intera vita digitale, i tuoi ricordi, le tue foto, le intelligenze artificiali che cambieranno il mondo, tutto passa attraverso questi cancelli invisibili. Cancelli che abbiamo potuto costruire solo imparando a dominare il sole in una scatola, solo sfidando la luce stessa. E sai qual è il paradosso più grande? Nessuna singola mente umana comprende più come costruire questa macchina dall'inizio alla fine. ASML si affida a migliaia di aziende fornitrici in tutto il mondo. Chi fa il laser non capisce gli specchi. Chi fa gli specchi non capisce il software di allineamento. È la mente collettiva dell'umanità che stampa l'impossibile. Abbiamo creato uno strumento talmente perfetto che supera le capacità di comprensione del suo stesso creatore individuale. È un'intelligenza di silicio nata da un'intelligenza frammentata. Hai guardato dentro la macchina. Hai visto il plasma, la luce, la precisione. Ma dimentica il silicio per un attimo. Pensa a cosa stiamo facendo. Stiamo prendendo la sabbia morta della Terra, la stiamo bruciando con la forza delle stelle e le stiamo insegnando a pensare. Non stiamo solo costruendo macchine, stiamo costringendo l'universo inerte a calcolare se stesso. La materia sta sognando e tu ne sei il testimone. Io sono Renderium e questo era il confine del possibile. Il viaggio non finisce qui. Se credi che la meraviglia dell'ingegno umano debba essere vista, compresa e difesa, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per chi ancora non sa che la vera magia si nasconde nell'invisibile. Aiutami a portarla alla luce.